A Londra, nel quartiere di Highgate, si trova un cimitero di grande suggestione e di grande impatto visivo, data la ricca presenza di monumenti, statue, tombe e altari dedicati a tanti nomi illustri. È iscritto nel registro dei parchi e giardini tutelati dall'English Heritage, ma al suo interno c'è qualcosa di misterioso. Qui sono state ambientate storie, film e leggende che raccontano di grandi tragedie e non è un caso. Il cimitero, nella sua forma originaria, fu inaugurato nel 1839 e faceva parte di un piano di costruzione che prevedeva, al di fuori del centro abitato di Londra, 7 grandi e moderni cimiteri chiamati Magnificent Seven, con lo scopo di arginare i pericoli di eventuali epidemie che sarebbero potute sfociare nelle zone di sepoltura più centrali, per lo più collocate negli spazi intorno alle chiese. I suoi edifici, in puro stile gotico, furono i luoghi di sepoltura delle grandi famiglie aristocratiche dell'epoca vittoriana e su questi luoghi si raccontano storie legate al leggendario vampiro di Highgate, un non morto che affliggeva vivi e morti. Immaginate una donna, la musa perfetta dalla bellezza eterea, idolatrata, amata, morta. Tutto risale a lei, Elizabeth Siddal, moglie e modella del pittore e poeta Dante Gabriel Rossetti, che un giorno, distrutta da una depressione che da sempre la accompagnava, complici le sventure di una vita che avrebbe potuto essere più mite, decide di suicidarsi, ingerendo una dose letale di laudano. All'epoca il suicidio, oltre che immorale, era considerato illegale, quindi per evitare uno scandalo che tra le altre cose non avrebbe permesso di seppellire Elizabeth in terra consacrata, il marito bruciò la lettera di addio trovata accanto al suo corpo ormai freddo. Prima di darle l'estremo saluto, seppellendola nel cimitero di Highgate, Dante Gabriel Rossetti pose tra i suoi lunghi capelli rossi l'unica copia dei manoscritti d'amore a lei dedicati, composti nel corso degli anni, e poi fece chiudere la bara. Era il 1862. 7 anni più tardi, Rossetti, piegato da alcol e droga e convinto di diventare cieco, vessato dalle allucinazioni durante le quali vedeva lo spettro della moglie, decise che per placare i suoi tormenti avrebbe dovuto pubblicare le proprie poesie, accompagnate da quelle di Elizabeth. Fu così che insieme al proprio agente Charles August Howell e sostenuto dai suoi eccentrici amici come Algernon Swinburne, ottenne il permesso di violare la tomba della moglie al fine di recuperare il quaderno che aveva sepolto con lei. Il tutto avvenne di notte per evitare lo sdegno della gente. Dissotterrata e aperta la bara, però la sorpresa travolse Rossetti. La salma di Elizabeth era perfettamente integra, capelli inclusi, che avevano continuato a crescere rossi e fluenti al punto da riempire tutto lo spazio. In pochissimo tempo si diffuse così l'idea che il cimitero fosse la dimora di un vampiro. Dell'episodio parlarono solo i giornali locali, mentre i quotidiani nazionali non presero sul serio la vicenda fino a quando, nei pressi di Highgate, non si verificarono delle strane aggressioni, mai del tutto chiarite. Nel corso degli anni Gabriel Rossetti cercò di mettersi in contatto con lo spirito della moglie, attraverso diverse sedute spiritiche, al fine di placarne lo spettro che lui ne era convinto continuava a tormentarlo, aleggiando inquieto nei pressi del cimitero. Questa triste vicenda ebbe un tale impatto da ispirare illustri scrittori come Polidori e Bram Stoker, che proprio sulla figura di Elizabeth creò il personaggio della vampira Lucy.
Le oscure vicende che si intrecciano attorno al cimitero di Highgate non finiscono qui, protraendosi per decenni fino al 1967, quando due ragazzine avrebbero visto attraverso una cancellata alcuni cadaveri che si alzavano dalle tombe. Una delle due, Elizabeth Voidilia, cominciò ad avere incubi che la tormentarono per diverso tempo. Quindi si rivolse ad un ragazzo, Sean Manchester, interessato all'accaduto, che fotografò gli strani segni circolari che erano comparsi sul collo di Elizabeth in seguito alla sua visita al cimitero. Incuriosito, il 13 marzo del 1970, in compagnia di un centinaio di membri della British Occult Society, Manchester varcò le mura di Highgate, dove sotto il controllo della polizia e l'occhio delle telecamere della BBC, un esponente della società entrò in una cripta per esorcizzare alcune bare. Qualche mese dopo, il giovane Manchester tornò a perlustrare il cimitero, convinto della reale esistenza di un vampiro. Nei suoi appunti raccontò addirittura di aver trapassato con un palo un cadavere sospetto. A lui si unì l'amico David Ferrant, che però invece di voler eliminare i vampiri iniziò ad evocarli. Vista la natura dei riti a cui si dedicò, la polizia si vide costretta ad arrestare lo stesso Ferrant, che dopo un periodo di reclusione, terminato nel 1976, si autorecluse in un appartamento affacciato proprio sul cimitero di Highgate. Anche dopo che ebbe scontato la sua pena, Ferrant negò sempre di aver commesso atti di profanazione, colpevolizzando invece gruppi di sedicenti satanisti. L'amicizia con Sean Manchester si trasformò ben presto in accesa rivalità che i due manifestavano schernendosi con ogni mezzo possibile, tra insulti e minacce di duelli magici. Ferrant morì nell'aprile del 2019 a 73 anni, non prima di aver riflettuto sul suo passato, riconoscendo la stupidità di alcuni suoi gesti che lo avevano fatto apparire come una sorta di ciarlatano giovanile. Tuttavia non riuscì mai, nemmeno in ultimo, ad allontanarsi dal quartiere di Highgate. Di lui la moglie Della disse: «La gente lo immagina come un uomo con un bastone e un crocifisso, e anche se negli anni sono state scritte un sacco di cose su di lui, dietro c'era un uomo molto gentile, amorevole e un po' timido. Non si meritava le critiche che ha ottenuto». Nel frattempo Manchester, discendente del grande Lord Byron, fondò una casa editrice, la Gothic Press, e la Società Internazionale per il Progresso della Ricerca Irriproducibile sui Vampiri e sulla Licantropia. Il clamore per l'accaduto ebbe comunque un grande vantaggio, ovvero quello di riportare all'attenzione pubblica la situazione critica in cui, da moltissimi anni, versava il cimitero, ad un passo dalla fatiscenza. Così nel 1975 nacque l'Associazione degli Amici del Cimitero di Highgate, che da più di 40 anni si occupa della manutenzione dell'area. Non esiste una conclusione soddisfacente o una risposta concreta alle numerose domande riguardo gli strani avvenimenti accaduti attorno a questo posto di raccoglimento e morte. Resta forte un senso di disagio, legato al periodo romantico e decadente nel quale visse Elizabeth Siddal, una malinconia che si insinua costante negli infiniti passaggi dei sentieri di Highgate, spinta da un vento gelido che porta con sé il profumo di pizzi polverosi e dei fiori appassiti.